Mi rifarei alle esperienze di Otto Neurath, un economista, filosofo, sociologo austriaco che alla fine della Prima Guerra Mondiale, quindi negli anni 30, cercò di risollevare le sorti di un'Austria uscita completamente distrutta. E si rese conto che soprattutto nella società viennese c'era un alto tasso di ignoranza proprio sulle questioni più semplici e anche un alto tasso di analfabetismo. Immaginate una società appena uscita dalla guerra, anni 30. Quello che fece fu di assemblare un team fatto da persone con discipline diverse. C'era Geir Nartz, che era un grafico che si occupò poi di sviluppare il linguaggio visivo, la moglie Marina Neurath, che si occupò più della parte di narrazione e storytelling, e Neurath ritagliò per sé un ruolo che si chiamò, diciamo, il trasformatore, e fondamentalmente si occupava di una mediazione o di una traduzione visiva e verbale del linguaggio, quindi non solo come comunico attraverso un testo ma anche visivamente, quindi adattare il linguaggio alla comunità di destinazione. E non possiamo pensare di fare un lavoro di questo tipo in cui si parla di mediazione senza considerare poi qual è la comunità di destinazione, quindi serve prima una profonda conoscenza, quasi più un approccio antropologico di immersione nel contesto, al fine di produrre una comunicazione o un racconto che vada a colpire, sia efficace. Può essere fatto visivamente se quella comunità è particolarmente sensibile, o può essere fatto testualmente o anche tattilmente. Stiamo anche lavorando in ambito di quella che adesso chiamano data physicalization, quindi materializzazione di dati, e stiamo rilevando come in realtà anche l'esperienza fisica sia molto importante, non solo nell'approcciare un certo tipo di informazione, ma anche nella suo ricordare, memorizzare l'informazione. Nel 1953 un signore ha scritto un libro che si chiama Mentire con le statistiche. Spiega una serie di tecniche che permettono di mentire usando i dati e facendo leva su quel famoso modo di dire che i dati non mentono. Quello che serve, a mio avviso, è una contestualizzazione poi di questi dati. Insomma, bisognerebbe sviluppare una maggiore alfabetizzazione rispetto alla comprensione dei dati, non solo quindi la percezione del dato in sé, ma far sì che si vada a capire in che modo questi dati sono stati campionati, qual è la metodologia usata e così via. Quindi non soffermarsi al titolo sensazionalistico che dà il dato fino a se stesso, perché sennò appunto è molto facilmente manipolabile. Ci sono tantissime iniziative che, diciamo, toccano il mondo del design, o il design tocca questo tipo di iniziative in senso lato, non solo progettazione visiva o design del prodotto, ma anche innovazione sociale, ad esempio verso una sorta di service design. Secondo me è una nuova, diciamo, epoca, un nuovo momento per il design. Cioè, siamo passati in cui il design doveva, diciamo, assolvere delle funzioni. Le funzioni erano creare una sedia, fare un bel poster, una comunicazione efficace, questo più che altro intorno agli anni 80. Prima il design era molto più sociale, se si pensa ad Albert Steiner o addirittura andando a Otto Neurath. Negli anni 80 c'è stato un attimo di confusione, oppure è stato un attimo di benessere, per cui le funzioni erano diverse. Stiamo tornando purtroppo o finalmente a un momento in cui il design può dare un contributo e può impattare sulla società attraverso anche la mediazione, quindi facilitando l'incontro tra diversi mondi che coesistono nello stesso luogo fisico.